Oggi ho il piacere di presentarti il primo episodio della storia Il quadro nascosto. Una storia divisa in 3 episodi con cui ti presenterò l'uso dei pronomi combinati in italiano. Non c'è niente di meglio che acquisire una lingua, inclusa la grammatica, attraverso una bella storia, no? Prima di tutto ti racconterò il primo episodio del racconto, che ho intitolato La porta chiusa. Successivamente analizzeremo l'uso dei pronomi combinati che ho inserito al suo interno e nello specifico vedremo i casi in cui un pronome indiretto accompagna un pronome diretto o la particella ne. Ovviamente faremo tanti esempi insieme. Facciamo ordine su questo argomento così ostico in italiano. Sto per leggerti il primo episodio della storia e il mio consiglio è quello di ascoltarlo una prima volta per averne una comprensione globale e poi una seconda volta per concentrarti sui pronomi che ho inserito nel testo che accompagna la mia voce. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale pubblico video e lezioni per chiunque voglia imparare e migliorare il suo italiano. Ma cominciamo! Cominciamo il primo episodio, intitolato La porta chiusa. È lunedì mattina e il professor Andrea Valli, docente di storia dell'arte, non si presenta alla sua lezione. Strano, il professor Valli non è mai in ritardo, mormora Chiara, una sua studentessa, mentre fissa la porta chiusa dell'aula 4. Magari si è dimenticato della lezione, dice Luca, alzando le spalle. Passano 30 minuti. Flavio Zecchi, il preside, si sta avvicinando. Sta arrivando Zecchi. Lui avrà la chiave dell'aula. Gliela chiedi tu? Sussurra Luca all'orecchio di Chiara. No, no, chiedigliela tu. Io con lui non parlo. C'è qualche problema? Chiede Zecchi. L'aula è chiusa e il professor Valli non si è presentato, risponde Luca. Strano, non ce l'ha comunicato. Magari aveva un impegno accademico e non ve l'ha detto, risponde ancora Luca. Molto strano. Vabbè, vi apro io l'aula e nel frattempo dico alla segreteria di contattare il professore. Dentro tutto è in ordine, tranne 2 cose. Sopra la scrivania non c'è niente e sul pavimento c'è un vecchio libro aperto. Chiara lo prende e lo sfoglia. Questo è quel famoso libro. Ce ne ha parlato lui l'anno scorso. Diceva che contiene una teoria mai pubblicata sul furto di un quadro di Caravaggio che era conservato proprio in questa scuola. Luca si avvicina. Me lo fai vedere? Aspetta, cos'è questa scritta? Chiara legge ad alta voce. È ancora qui, ma non dove pensate. La polizia viene avvisata della scomparsa del professore, ma considera la cosa poco urgente. Magari ha solo preso qualche giorno di ferie. Chiara, però, non è convinta. Sa che il professor Valli era ossessionato da quel quadro, considerato perduto da decenni. Gliene aveva parlato più di una volta, sempre con grande entusiasmo. La ragazza inizia a indagare per conto suo e, guarda caso, trova una nota nel suo armadietto. Se vuoi sapere la verità, cerca l'affresco coperto.
Questa è la frase presente sul biglietto. In quel momento Chiara ha un'illuminazione. Fine del primo episodio. È arrivato il momento di analizzare i pronomi combinati presenti nel testo, ma prima ti informo che se vuoi avere un documento chiaro e completo sul loro uso, abbiamo preparato un ebook completo proprio sui pronomi combinati. In questa risorsa troverai i pronomi combinati usati in contesti diversi, con spiegazioni dettagliate e tanti esempi. E non è finita qui, perché per ogni sezione dell'ebook avrai accesso a degli esercizi interattivi per fissare al meglio quello che hai imparato. Clicca sul link che trovi nella descrizione per ricevere l'ebook sui pronomi combinati gratuitamente e direttamente nella tua casella di posta. Basterà aggiungere il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che si aprirà e aspettare qualche minuto. Analizziamo le frasi della storia che includono i pronomi combinati. Poi faremo ordine e li vedremo tutti insieme in modo chiaro e dettagliato. Questo è il primo estratto. Flavio Zecchi, il preside, si sta avvicinando. Sta arrivando Zecchi! Lui avrà la chiave dell'aula, gliela chiedi tu? Sussurra Luca all'orecchio di Chiara. No, no, chiedigliela tu, io con lui non parlo. Qui abbiamo un pronome combinato formato da due pronomi, gli e la. Che cosa riprendono questi pronomi? Ti ricordo che i pronomi riprendono, sostituiscono un elemento menzionato prima e che non vogliamo ripetere. La sostituisce la chiave. Chiedigli la chiave. Egli significa a lui, al preside. Non sarebbe naturale dire lui avrà la chiave dell'aula, chiedi a lui la chiave dell'aula. No, non è fluido. Come vedi, il pronome indiretto di terza persona gli si lega al pronome successivo con una e. Piccola nota. Perché nella battuta di Chiara il pronome combinato si trova dopo il verbo? Chiedigliela. Ricordi? Quando il verbo è all'imperativo informale, i pronomi si legano al verbo e si trovano dopo. Per esempio, ecco Sara, salutala. O queste cuffiette sono di Fabio. Se lo vedi, dagliele per favore. Secondo estratto. L'aula è chiusa e il professor Valli non si è presentato, risponde Luca. Strano, non ce l'ha comunicato. Magari aveva un impegno accademico e non ve l'ha detto, risponde ancora Luca. Anche in queste frasi i pronomi ce, ve e lo riprendono degli elementi menzionati prima. Ce è il pronome ci, che significa a noi, non ci ha comunicato questa cosa. Ve è il pronome vi, a voi, non vi ha detto questa cosa. E il pronome lo sostituisce un'intera informazione. Nella prima frase sostituisce che non si sarebbe presentato. Non ci ha comunicato che non si sarebbe presentato. Nella seconda frase sostituisce che aveva un impegno accademico. Non ve lo ha detto, non vi ha detto che aveva un impegno accademico. Come vedi, i pronomi che terminano in i cambiano la i in e quando precedono un altro pronome. Anche se non è sempre così, ma ne parleremo nel prossimo video. Terzo estratto. Questo è quel famoso libro. Ce ne ha parlato lui l'anno scorso.
Diceva che contiene una teoria mai pubblicata su un quadro di Caravaggio che era conservato qui. Per complicare le cose abbiamo aggiunto anche il pronome ne. C'è di nuovo è il pronome indiretto ci. A noi ci ha parlato. E ne significa del libro. Sarebbe come dire ha parlato a noi del libro l'anno scorso. Un'altra piccola nota. Ricordi? La particella ne può sostituire anche un complemento introdotto dalla preposizione di. Significa di qualcosa o di qualcuno. Hai conosciuto i nuovi vicini? Ne parlano tutti. Parlano tutti dei nuovi vicini. Ho una novità, ma te ne parlo dopo. Ne della novità. Quarto estratto. Poi facciamo ordine, non ti preoccupare. Questo è quel famoso libro. Ce ne ha parlato lui l'anno scorso. Luca si avvicina. Me lo fai vedere? Aspetta, cos'è questa scritta? Me è il pronome mi, a me, e lo sostituisce il libro. Fai vedere il libro a me? Facile, passiamo direttamente al quinto estratto. Chiara sa che il professor Valli era ossessionato da quel quadro, considerato perduto da decenni. Gliene aveva parlato più di una volta, sempre con grande entusiasmo. C'è qualcosa che non torna in questa frase. Perché usiamo il pronome gli? Che cosa sostituisce? Gli significa a Chiara, mentre ne significa del quadro. Ma a Chiara dovrebbe essere le il pronome indiretto, che significa a lei. Ebbene sì, nei pronomi combinati, in questi pronomi combinati, il pronome indiretto di terza persona è sempre gli e può significare sia a lui sia a lei. Ma adesso che abbiamo visto il significato dei pronomi presenti nella storia, facciamo un po' di ordine. Vediamo insieme le regole sul funzionamento dei pronomi combinati. Osserva di nuovo le frasi viste insieme e l'ordine di apparizione dei singoli pronomi. Lui avrà la chiave dell'aula, gliela chiedi tu? Strano, non ce l'ha comunicato. Magari aveva un impegno accademico e non ve l'ha comunicato e non ve l'ha detto. Questo è quel famoso libro. Ce ne ha parlato lui l'anno scorso. Me lo fai vedere? Aspetta, cos'è questa scritta? Gliene aveva parlato più di una volta, sempre con grande entusiasmo. Ecco quello che dobbiamo sapere per questa lezione. I pronomi indiretti si trovano prima dei pronomi diretti o della particella ne. Si trovano in prima posizione, vedi? Seconda regola, i pronomi indiretti mi, ti, ci, vi cambiano la i in e quando precedono un pronome diretto o la particella ne. Numero 3. Il pronome di terza persona è sempre gli e in contesti informali si usa gli anche al posto di loro, nella terza persona plurale. Ultima regola, il pronome gli si lega all'altro pronome con una e, gliela, gliene e così via. Mettiamo tutto in una tabella e vediamo degli altri esempi insieme. Sai che questi libri sono davvero interessanti? Me li ha regalati Giacomo. Mi ha regalato i libri. Hai visto il nuovo film con Stefano Accorsi? Te lo consiglio. Stefania ha apprezzato il regalo? Gliel'hai dato, vero?
Lino vorrebbe vedere le foto del vostro matrimonio. Dai, fagliele vedere. Volete una tazza di tè? No, grazie, ce l'ha già offerta tuo zio prima. Non mangiate sempre schifezze, ve lo dico ogni giorno, ma non mi ascoltate. Ve lo dico. Vi dico questa cosa. E per quanto riguarda la terza persona plurale? Forse ricordi che il pronome indiretto con il significato di a loro in italiano è loro. Lo so, questa cosa può creare confusione. I ragazzi hanno già mangiato. Ho preparato loro un piatto di pasta al pesto. Ho preparato a loro. Tuttavia è sempre più diffuso l'uso del pronome indiretto gli anche in questo caso. I ragazzi hanno già mangiato. Gli ho preparato un piatto di pasta al pesto. Questo uso è ancora più diffuso con i pronomi combinati. La pasta al pesto è piaciuta tantissimo ai ragazzi. Gliel'ho preparata con tanto amore. Quanta gliene hai data? Si sono stesi sul divano come dei sacchi di patate. Quanta ne hai data a loro? I miei genitori non sanno ancora della festa a sorpresa. Gliene parlerò questa sera. Gli significa a loro, ne della festa. Gliene parlerò questa sera. Lo so, è un po' complicato. Capisco, ma ho preparato comunque tantissimi video e tantissimi quiz che ti permetteranno di esercitarti nell'uso dei pronomi combinati. Ne trovi veramente tanti qui. E ricordati di scaricare l'ebook sui pronomi combinati che abbiamo preparato per te e di fare gli esercizi che trovi alla fine di ogni sezione. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti ringrazio tanto, tanto per la tua fiducia. Un abbraccio!